Oggi siamo qui con questo microfono, il Neumann BCM705, che però purtroppo si è rivelato un microfono contraffatto. Ma in questo video voglio rispondere a una domanda. Questo microfono, seppur contraffatto, può essere un microfono utilizzabile o è proprio così pessimo da buttarlo via? Scopriamolo insieme. Come ti raccontavo nell'introduzione, purtroppo ho comprato questo microfono pensando fosse originale, invece si è rivelato un fake, un contraffatto, un falso, insomma chiamiamolo come vuoi. Non ti ripeto le stesse cose che ho già detto in un video che ti lascio comunque qui in descrizione, in modo che se tu vuoi puoi andarlo a vedere, perché in quel video non solo ti racconto la mia esperienza, ma do anche consigli su come acquistare online, cercando di evitare il più possibile, per quanto possibile, di essere truffati. Quindi è un video secondo me molto interessante, vallo a vedere. Allora, in questo video invece voglio parlarti del suono di questo microfono, perché appurato che è un microfono contraffatto, vale la pena utilizzarlo o è così pessimo da doverlo gettare via? Magari piano, perché è molto pesante, potresti uccidere qualcuno. E giusto per darti qualche informazione, questo microfono è arrivato nella confezione originale, identica all'originale di Neumann, con tanto di spugne, come vedi, su misura, eccetera, eccetera, e anche il libretto di istruzioni con una carta una buona carta che sembrava assolutamente originale, anche stampata a colori, ok? Quindi siamo di fronte a un microfono contraffatto ma di buona qualità, e anche il materiale è di buona qualità, è molto pesante, esteticamente è molto simile all'originale, ci sono 2 o 3 cose che fanno capire immediatamente che non è originale. Ma la cosa che lo fa più capire in assoluto è la capsula, perché dentro la capsula è totalmente diversa rispetto a quella di Neumann. Quindi la prima cosa che ho fatto è andare a vedere sul sito di Neumann come era fatta la capsula, ho aperto questa e ho visto che era completamente diversa. Ho pensato fosse un'edizione molto vecchia o molto nuova, no, è proprio contraffatto. Quindi chiarito questo, metti le migliori cuffie che hai a disposizione, perché altrimenti non senti il suono vero di questo microfono. Io sto parlando, ti sto raccontando, ti dirò un sacco di cose, ma l'obiettivo di questo video è farti capire, anzi farti decidere se un microfono del genere ha senso oppure meno. Fermo restando che esteticamente è bellissimo, e l'ho preso anche per questo, perché è un microfono utilizzato in America negli studi di radiofonici, no? È un microfono molto broadcast oriented, quindi un microfono che individua subito una certa categoria di produzioni audio, ed è bellissimo, lo stai vedendo, è proprio bello, bello, bello. Del resto Neumann è quello che è, ok? Ma al di là di tutto questo, ha senso questo microfono? Io ovviamente avendolo tenuto e avendolo ricevuto in restituzione tutti i soldi che gli ho dato, l'ho pagato alla fine 50 euro. Quindi per 50 euro questo microfono ha senso? Dipende. Perché? Perché da un punto di vista estetico, di materiali, di costruzione, sì, è proprio bello, proprio fatto bene, ma a noi interessa il suono più che altro. E il suono, come stai sentendo, sì, ma no. Mi spiego meglio. Io spero che tu stia mettendo le migliori cuffie, se no metti un attimo pausa a questo video, prendi le migliori cuffie che hai a disposizione e inseriscile, perché altrimenti ti perdi tutto. Come stai sentendo è un microfono molto chiaro ed è come se gli mancassero delle frequenze. Colpa della capsula, ovviamente. È come se avesse una mancanza di tutte quelle frequenze che danno il corpo alla voce, quindi nella parte medio-bassa, soprattutto bassa ma medio-bassa, quella fascia lì. Mentre sto parlando io ti aggiungo dei grafici che ti fanno capire effettivamente la forma d'onda di questo microfono, quindi la risposta in frequenza di questo microfono, per capire come rispetto all'originale, ovviamente io non ce l'ho, quindi prendo quella lì del sito di Neumann e te la sovrappongo qui in modo che tu possa vedere le differenze. È un microfono che, come puoi vedere, gli manca un po' di corpo, nulla che però in fase di post-produzione con una buona equalizzazione tu non possa riuscire a sopperire. Certo, avere un microfono che già in partenza ti piace molto sicuramente aiuta, ok? Però ci sono tanti microfoni che risultano essere troppo brillanti o troppo scuri e le persone vanno lì a giocare tanto di equalizzazione per far venire fuori un suono che poi alla fine gli piace. Quindi non sarà né il primo né l'ultimo caso di un'equalizzazione un po' più importante per correggere il microfono in base alla specifica voce, perché ovviamente ogni microfono, l'equalizzazione di ogni microfono va fatta proprio in base alla voce, alla stanza, eccetera eccetera. Allora, questo microfono è un microfono dinamico. Dinamico significa che non ha bisogno della 48 volt.
è un microfono con un pattern polare ipercardioide. Ipercardioide significa che prende poco di ciò che arriva davanti, zero di ciò che arriva di lato e un pelo di ciò che arriva dietro. Infatti tu l'hai sentito, io lo sto sentendo in cuffia in questo momento, quando ho girato la testa per prendere la scatola del microfono, hai sentito come cambia il suono. E adesso ritorna. Ma la stessa cosa, se io mi sposto leggermente, vedi, sto uscendo dalla zona di risposta del microfono, la stessa cosa vale anche da quest'altro lato, e quindi ecco che capiamo come già dopo un po' la mia voce non è più nell'area di ripresa principale del microfono, e quindi si capisce che il pattern polare è ipercardioide o supercardioide, cioè molto più stretto rispetto al pattern polare cardioide. Questo è un bene o un male? In questo caso questo microfono originale ha questo tipo di pattern, cioè ipercardioide, perché tu parli a una certa distanza e quando fai radio o comunque un certo tipo di produzione non è che ti metti a girare, a muoverti o altro, ce l'hai qui e parli ok, in un certo modo, quindi è il pattern polare corretto per questo microfono. Del resto questo microfono l'ha fatto Neumann, quindi diciamo non è l'ultima azienda di microfoni, quindi se l'hanno fatto così vuol dire che ha un senso e funziona bene. Anche questo microfono ha quel tipo di pattern polare, quindi da questo punto di vista l'hanno riprodotto bene. Il suono però, come stai sentendo con le cuffie che mi auguro tu abbia messo, è un suono un po' troppo spinto sulle frequenze, un po' troppo brillante, ma non quel brillante piacevole, ma quel brillante un po' fastidioso. Quindi sicuramente in post-produzione, io non lo farò perché voglio farti sentire il suono così com'è, però in post-produzione sicuramente andare a attenuare un po' quelle frequenze fastidiose nella fascia medio-alta e aggiungere un po' di corpo nella fascia medio-bassa. Quindi se si riesce a bilanciare in questo modo, secondo me tutto sommato non è malissimo. È un microfono che comprerei per più di 50 euro? No, assolutamente no. No, perché già 70, 80, 90 euro già ci sono microfoni molto seri, molto che suonano bene, e soprattutto, oltre a suonar bene, hanno un controllo di qualità fatto bene, hanno un'assistenza, hanno una garanzia. Quindi qualsiasi problematica tu puoi rivolgerti al produttore, e questo è molto importante. Questo microfono qui, se dovessi comprarlo, ora non mi ricordo sui siti cinesi quanto costa, però probabilmente costerà un centinaio d'euro, forse ancora di più. Non lo prenderei mai a quella cifra. Prendendolo usato a una cifra, 50 euro era proprio il massimo che avrei speso, proprio il massimo. Avrei preferito pagarlo meno, ovviamente, però 50 euro era proprio il massimo, di più no, perché non ha proprio senso. E quindi ti invito a fare la stessa cosa: se lo trovi a una cifra massimo 50 euro, prendilo, altrimenti lascia stare. C'è anche da dire un'altra cosa, e qui ne ho parlato anche in altri video. Questi microfoni cinesi, essendo fatti da più fabbriche anche distanti tra di loro, non solo geograficamente, ma anche come modo di produrre, quindi di utilizzo di materiali e quant'altro, se ne compri da due venditori diversi, probabilmente ti arrivano due cose completamente diverse, come suono e come costruzione, quindi anche come materiali. Quindi anche lì bisogna leggere molto attentamente le recensioni su questi portali per capire che quello che stai comprando è un microfono quantomeno costruito bene e non una cosa di plastica che ti si sbriciola in mano quando la prendi. La cosa che mi ha sorpreso è che anche questo affarino qui, no? Che è l'adattatore per attaccarlo all'asta, è in metallo, non è quelle classiche cose in plastica. In microfoni molto più costosi di marche, a volte questi affarini qui sono di plastica. Quindi già questo ti fa capire quanto ci hanno tenuto alla costruzione dei materiali. Però peccato che la capsula non sia quella originale di Neumann, perché sennò sarebbe stato veramente interessante. Va bene, fammi sapere che cosa ne pensi, commenta questo video e dimmi che cosa ne pensi di questo microfono. È un suono così sgradevole da non comprarlo? È un microfono che vale la pena comprare e magari lavorarci un po' per utilizzarlo, fermo restando la sua bellezza oggettiva, secondo me? Poi se a te non piace ci sta, non è che abbiamo tutti gli stessi gusti, però è un microfono bellissimo da vedere, pesante, molto pesante, perché i materiali sono veramente buoni. Io non ho mai avuto il BCM 705, ma immagino che anche come peso, come materiali, più o meno siano gli stessi, perché questo lo prendi in mano e ti dà un senso proprio di solidità, di costruzione. Infatti quando l'ho visto ho detto: vuoi vedere che è originale? Però no. Dopo averlo aperto e aver visto la capsula ho capito, tutti i miei sogni si sono infranti. Vabbè, pazienza, avrei potuto fare l'affare della vita, invece è stato una mini truffa, diciamo, che però
tutto è bene quel che finisce bene, perché 50 euro tutto sommato si può fare, ok? Bene, io ho parlato tanto, ho provato a farti ascoltare questo microfono, fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi e noi ci vediamo prestissimo.